Buongiorno amici, oggi il nostro presidente ci mostrerà come fare un cavetto d'acciaio utile per la traina col vivo al Serra. Buongiorno presidente. Ciao amici da casa, oggi illustriamo brevemente come preparare un semplice cavetto per la pesca a serra con traina col vivo naturalmente. Brevemente, spezzone di cavetto, io sto utilizzando oggi un 30 libre. Per quanto riguarda il diametro, quello è sempre a piacere, io preferisco un 30, preferisco sempre andare più sottile, c'è più adrenalina nel tirare un pesce. Allora, ripeto, 30 cm, che poi con la lavorazione arriverà a circa 25, e procediamo. Io utilizzo un semplice, una guaina per chiudere l'ausola dove va la girella. Ecco qua, basta semplicemente infilare e poi andare a chiudere. Prima di chiudere ricordiamoci della girella numero 8, possibilmente in acciaio, poi ve le recuperate. Facciamo uscire 1,5 centimetri, poi con le mani ci aiutiamo, andiamo a chiudere. Inseriamo le due estremità del cavetto fino ad arrivare ad avere una cosa del genere. Se volete potete intrecciarlo lievemente all'interno tenendo il piccolo, chiamiamolo baffetto, ecco qua. E poi possiamo aiutarci con una pinza a chiudere prima l'estremità, tipo una caramella. Andiamo a chiudere verso l'alto e nel senso opposto. E poi andate a chiudere qui come volete, se volete, non è necessario. Essendo un autorestringente possiamo anche riscaldarlo, autosaldante scusatemi, ma questa non c'è nulla di preparato, siamo tutti, è tutto live come si dice. Ok, poi inseriamo un amo, io utilizzo questo più piccolo della misura 1/0. Prima di fare questo ricordatevi della termorestringente. Circa 2 centimetri, giusto? Sì, anche in base all'amo, dove poi l'andate a chiudere. Volendo si può fare un nodo in nylon per tenerlo fermo, volendo. Io non lo uso perché poi la termorestringente mi mantiene l'amo. Usate una termorestringente non molto larga perché già da sola fa attrito in modo tale che l'amo poi si deve muovere solo con l'ausilio delle nostre mani. Questo sarà l'amo trainante. E infine altro tubetto di chiusura, altra restringente e l'amo pescante, chiamiamolo così. Sempre della stessa misura? O della stessa misura, io preferisco fare 1/0, 3/0. Qua lo chiudiamo con l'asola. Questi sono gli stessi cavetti
che abbiamo utilizzato l'altro giorno e quindi nel video che avete visto. Se non l'avete visto vi lasciamo il link in descrizione. Una giornata veramente divertente, molto Naturalmente, scusami Claudio, Sì. se avete consigli da darci, noi siamo sempre qui a disposizione. Consigli, se avete domande, questa perché l'altra cosa, diciamo, della pesca è proprio questo, lo scambio di opinioni, di esperienze. Come si dice, alunni degli altri, maestri di se stessi. Perfettamente. Tagliamo l'eccedenza. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella E poi se volete lo andate a girare. Infine, restringente di chiusura. Non andate molto sull'amo, io lo lascerei lievemente 1 millimetro sotto l'occhiello in modo tale che l'amo si muova liberamente, anche perché quando poi andate ad innescare, diciamo, sulla parte finale del pesce, dove io consiglio di innescare a 2-3 cm dall'inizio della coda sotto pelle, in modo tale che il pesce si muova bene. Come fa il pesce, scusa? Nuota. Abbiamo l'accendino, chiudiamo prima questo senza scottare, ecco, basta solo un po' di calore. Naturalmente i colori della restringente sono facoltativi, anche un bel colore rosso non sarebbe male. E poi, se dobbiamo fare traina, diciamo, col vivo, gli ami li possiamo chiudere così. Se dobbiamo fare altri tipi di traina che vedremo più in là, naturalmente gli ami li metteremo così. Questo trainante e questo pescante libero, ma non è il caso del pesce serra. Pesce serra va più che bene questa situazione, quindi con le dita aiutatevi. Lui cammina, ma non troppo, non va da solo. Infine, questo è il cavetto per i nostri serra. E questo per dare qualche consiglio magari ai più neofiti della pesca a traina col vivo. Bisognerà poi aggiungere alla girella uno spezzone. Se volete potete prolungarlo con del fluorocarbon dello 0,35, 0,40, 0,30, questo dipende dalle varie situazioni, di circa 80 cm, 1 metro massimo, da collegare poi a un moschettone, senza girella, ne basta una, giusto per scaricare le torsioni. E niente, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ne cercheremo di essere più che soddisfacenti nelle varie tecniche. Pescheremo non solo dalla barca ma soprattutto da riva con varie tecniche. Ciao ragazzi, alla prossima, un saluto da Lucania Fishing TV, ciao.